Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche e lavorative per il primo semestre del 2024. Abbiamo la carta della morte, ragazzi. Quando c'è la carta della morte si parla di un periodo di rigenerazione, potrebbe essere un periodo di tagli con il vecchio lavoro piuttosto che con un vecchio cliente, una vecchia situazione, insomma, quando c'è la morte si tratta di lasciarsi indietro qualche cosa per dar spazio a quello che di nuovo potrebbe entrare. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sempre in descrizione oppure l'avrete anche scritta qui. Le letture per l'inizio, per il primo semestre 2024, generali sull'amore e gli affetti e sulla crescita spirituale sono già tutte online, le trovate nella playlist del canale e ve le metto anche in fondo a questo video. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili lavorativamente parlando per il primo semestre del 2024 per gli amici dell'Acquario. Allora, partiamo con un fante di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa, un cavaliere di spade, otto di pentacoli, 10 di bastoni, abbiamo il papa e un 5 di spade, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi alla fine della lettura vi dirò occupati, disoccupati, insomma faremo un'analisi anche delle finanze, insomma vedremo un po' tutto. Allora ragazzi, partiamo da questo fante di spade. Il fante di spade potrebbe rappresentare una persona vicino a voi o un'attitudine. Devo dire che per molte persone è un atteggiamento che indica che c'è dell'entusiasmo in quello che di nuovo deve avvenire, c'è dell'entusiasmo in quello che si può potenzialmente fare nell'anno prossimo. Abbiamo anche la sacerdotessa, qui può essere o una questione di intuito, ragazzi, o il fatto che potreste, come vi posso dire, iniziare a vedere al di là del vostro naso. La sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità, quindi è un po' l'intuito nel lungo periodo. Abbiamo poi anche questo cavaliere di spade e un 8 di pentacoli al contrario. Allora ragazzi, qui si denota con questo cavaliere di spade un certo atteggiamento, mi viene da dire a voler scappare da certe responsabilità. Abbiamo anche un 10 di bastoni qui, la morte qui, quindi è come se qualcuno volesse chiudere un ciclo. Mm. Va bene, andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Allora, il fante di bastoni è spiegato da un matto. Abbiamo un 4 di coppe e un mago. Allora, qui ho la sensazione, ragazzi, che questo entusiasmo di cui vi parlavo prima con il fante di bastoni sia dovuto al fatto che per quello che riguarda la gestione in generale, patrimonio, flusso di denaro, lavoro, tutto quello che è, ho come la sensazione che abbiate magari anche delle idee innovative, che abbiate gli strumenti, le conoscenze per
iniziare un nuovo tipo di percorso, ma vi dico che con questo 4 di coppe per qualcuno è come se non si vedesse chiaro. Non c'è abbastanza fiducia in se stessi o magari nelle proprie risorse per iniziare questo nuovo percorso di cui ci parla il mago. Il mago è una carta numero 1, quindi parla di inizi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 10 di coppe, un 2 di pentacoli, un 7 di coppe e un 6 di coppe. Scusate, un 7 di pentacoli e un 6 di coppe. Allora, io devo dire che ho la sensazione che qualcuno stia lavorando a qualche tipo di progetto, perlomeno a livello ideologico, ma che si deve aspettare ancora un attimino per renderlo concreto. Ho come questa sensazione, manca una sorta di equilibrio, mi viene da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un fante di spade e il papa nuovamente. Ragazzi, qui è come se si andasse... Guardate, sento questa parola, fuori rotta. Magari per qualcuno ha senso, però è come se ci fosse una sorta di traiettoria che si sta cercando di evitare. Ho come questa sensazione. Cioè, tutto mi dice che avete qualche cosa di nuovo che bolle in pentola, ma che vi tenete ben ben lontani da fare iniziare questo qualche cosa di nuovo. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio dopo, spiegando carta per carta. Adesso guardiamo l'otto di pentacoli. Abbiamo il sole al contrario e un 10 di pentacoli. Sì, ripeto, c'è qualche cosa che non portate alla luce. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Amanti e 3 di coppe. Ragazzi, qui ho l'idea che qualcuno debba lasciare indietro una relazione. Per qualcuno fa riferimento a questo fante di bastoni, per qualcun altro è questo cavaliere di spade. Però è una relazione che non è in equilibrio. Vi ricordo che anche qua avevate un 10 di coppa al contrario. Manca una sorta di unione, può essere l'unione del gruppo lavorativo, l'affinità tra voi e il capo, ipotesi, o tra voi e i colleghi. Andiamo a vedere il Papa. Regina di Pentacoli e Re di Coppe. Allora, il Papa normalmente fa riferimento a tutto quello che è un'ufficializzazione. E qui ho come la sensazione che per molti ci sarà questa ufficializzazione. Quindi ragazzi potrebbe essere un aumento di stipendio, un aumento di livello, un aumento di ruolo. Devo dire che questo 5 di spade però un po' mi preoccupa, andiamo a vederlo. 10 di spade e cavaliere di pentacoli. 10 di spade è l'arcano minore della morte, ce l'avevate già qui. È come se ci fosse un cambio necessario in questi primi 6 mesi del 2024, ragazzi. Allora, andiamo a vedere carta per carta, cioè situazione per situazione. Se foste occupati, quindi avete già un lavoro di tipo dipendente, devo dire che allora sarete parecchio impegnati con quello che riguarda
il gestire le cose che avete già messo in piedi, che siano progetti, che sia una casa, che sia del denaro, che sia quello che è, sogni nel cassetto da vecchio tempo, però no, proprio sono cose che hanno già radicato, sono cose che sono già concrete. Ecco, lì ci sarà, come dire, una sorta di spinta in avanti. Nel lavoro in sé per sé non vi vedo poi così entusiasti, anzi, ho come la sensazione che molti di voi stiano facendo un lavoro che non è proprio quello dei sogni, ehm, al fine di riuscire ad accantonare abbastanza da poter poi riuscire a sviluppare un proprio sogno. È come se questa sacerdotessa vi dicesse: guarda nel lungo periodo, non guardare adesso quello che non hai, guarda nel lungo periodo perché ce lo avrai. Allora, se invece foste autonomi ragazzi vi dico che potrebbe, ah scusate, anche per i dipendenti, potrebbero arrivare dei nuovi contratti. Se foste dipendenti, appunto, potrebbe essere una promozione. Nel caso di lavoratori autonomi è come se ci fosse una sorta di espansione, probabilmente qualcuno investirà nella pubblicità o se doveste assumere una persona vi dico che sarà la persona giusta per espandere le vendite della vostra azienda, insomma. Se invece siete disoccupati, ragazzi, anche qui vi dico, arriverà il lavoro. Non sarà, non credo che sia il lavoro della vostra vita, nel senso che sarà proprio un lavoro che vi piaccia tanto, ma perlomeno sarà piuttosto stabile. Devo dire che sarà piuttosto stabile, per qualcuno sarà anche un lavoro a tempo indeterminato. Per quello che riguarda i soldi, e qui per soldi intendo il flusso di soldi, quelli che entrano e quelli che escono durante il 2024. Ragazzi, vedo parecchia stabilità, però ehm, come vi posso dire, cioè c'è un flusso stabile di denaro che entra, ma dovete fare attenzione perché ho come la sensazione che sarebbe utile tenere sotto controllo certe spese o perlomeno tenere sotto controllo il conto in banca, perché potrebbero esserci certe, diciamo, fughe di denaro, no? Adesso non so, dipende se per esempio avete il conto corrente da soli o se per esempio ce l'avete in comunione col partner, col marito, con la moglie o quello che è. Ecco, in quel caso lì monitorate molto bene le fughe di denaro perché ci potrebbe essere qualche spesa extra di cui voi vi accorgerete a conti fatti ormai, cioè dall'estratto conto fondamentalmente. Ehm, Però cioè, non vedo grosse uscite di denaro, cioè non vedo perdite, non vedo, anzi, diciamo che le vostre case andranno a rimpinguarsi un pochettino rispetto a quello che avete adesso. E vi dico che sarà, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere utile farsi appoggiare da un intermediatore finanziario per poter effettuare degli investimenti proficui, degli investimenti sani, ok? Allora, per quello che riguarda invece il denaro già esistente, i progetti già in piedi, come vi ho anticipato prima, sento che c'è tanta energia da mettere, ma è come se, cioè, vi dico, ho la sensazione che qualcuno abbia in testa un progetto nuovo, delle quali ha gli strumenti, le conoscenze, come se ci fossero tutti i presupposti per far partire questo progetto, ma è come se uno non gli si desse troppa importanza. Cioè, il mio lavoro principale è un altro, questo è una cosa che viene dopo, quindi posso dedicare meno tempo. Quindi questa è una sorta di carenza temporale che state dedicando ai nuovi progetti. Ehm, e vi dico, ho come questa sensazione che abbiate paura a fare un investimento in quello che è il vostro nuovo progetto perché è come se ci fosse qualcuno che dice, vabbè, ma io con quella cosa lì non lavoro, non mangio. E invece no, ragazzi. Si tratta di riconnettervi col vostro vero sé, di capire quello che ha fatto star bene voi,
in modo da poter far star bene anche gli altri. Vi dico, se avete un progetto nuovo è come se aveste bisogno di fare le cose in modo più stabile, più sereno, più chiaro, più alla luce del sole, perché se continuate a fare le cose, diciamo così, di nascosto, ovviamente poi non è una cosa che risuona per tutti, però ehm, è come se le cose non andassero avanti così come in realtà potrebbero, come se fossero rallentate. Devo dire ragazzi che con questa morte e questo papa ho la sensazione che ci sarà da tagliare qualche vecchio schema di comportamento, proprio perché arrivando il papa ne arrivano di nuovi. Il papa è una carta di ufficializzazione, è una carta di contratti, quindi sia che siate disoccupati, sia che siate occupati, insomma, o anche autonomi, arrivano dei contratti, ci sono dei cambi di ruolo, ci sono dei miglioramenti a livello sia di responsabilità che a livello di visibilità pubblica. Però ecco ragazzi, non vi posso negare che tutti questi cambi potranno portare questo 5 di spade, quindi un po' di confusione mentale. Di nuovo c'è da lasciare indietro qualche tipo di questione, di attitudine, di argomento, mi verrebbe da dire. Può essere una questione per un gruppo ristretto, può essere una questione romantica all'interno del lavoro che è ora di chiudere, di lasciarvi indietro e questo lo vedo qui. Ehm, devo dire ragazzi che sì, ho come la sensazione che dovrete solo prendere la mano con questo nuovo ruolo, piuttosto che cliente, piuttosto che incarico, ok? Qui vi dicono con il 5 di spade che avete, diciamo, diversi pensieri, diversi dubbi, diverse lotte interne, però qui con il cavaliere di denari semplicemente vi dicono di affrontare i problemi una alla volta con calma, perché vi ricordo che avete il mago. Avete tutti gli strumenti, le conoscenze e le capacità per affrontare questo nuovo percorso da soli. Mm? Devo dire ragazzi che la parte economica è quella che vedo meglio, nel senso che ho come l'idea che potrebbero esserci dei riconoscimenti, dei premi, appunto degli aumenti di stipendio, aumenti di ruolo, però tenetela comunque bene sempre sotto controllo perché ci potrebbero essere magari delle spese legate ai figli o legate a dei progetti che avete, quindi cercate sempre di fare lo schema, questo mi serve per le spese, questo mi serve per X e questo è quello che mi resta. Mm. Va bene ragazzi, andiamo a vedere una carta delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ok. Speranza. E qui fa vedere la fatina che sta facendo un incantesimo al telefono. Probabilmente state aspettando la chiamata di qualcuno o una notizia o c'è ancora un certo tipo di speranza per realizzare un vostro sogno. Sta di fatto che con questa fatina vi dicono, insomma, di non perdere le speranze, ragazzi, ok? Che non tutto è perduto. Va bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se comunque vi è piaciuta la lettura potete lasciare un commento, potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!